Allora, anche in questo caso procedo applicando le regole di addizione e sottrazione, quindi avrò sin, cos, sin. Il seno conserva il segno, quindi qui in mezzo mettiamo più. Poi per quanto riguarda il coseno, invece è cos, sen, e gli angoli vanno ricopiati. Quindi qui abbiamo 30, alfa, 60, alfa, 60, alfa. Il coseno invece inverte il segno, quindi qui abbiamo un meno. A questo punto dobbiamo cercare di capire dov'è l'inghippo. Abbiamo visto prima che coseno di 30 è radical 3 mezzi e seno di 60 anche quello è radical 3 mezzi. Quindi che cosa succede? Che queste due cose appunto si vanno a distruggere in quanto tra di loro c'è un segno meno, quindi queste si semplificano, mentre il seno di 30 e il coseno di 60 entrambi fanno un mezzo, quindi appunto ho queste due cose che fanno entrambe un mezzo, e allora è come avere un mezzo coseno di alfa più un mezzo coseno di alfa che fa appunto coseno di alfa, quindi l'identità è stata così dimostrata, perché appunto un mezzo cos alfa più un mezzo cos alfa. Che cosa faccio? Raccolgo un mezzo oppure coseno, è la stessa cosa. Raccolgo in questo caso, facciamo che raccolgo un mezzo. Se raccolgo un mezzo mi rimane coseno di alfa più coseno di alfa e quindi mi rimane un mezzo per 2 coseno di alfa, e quindi un mezzo si semplifica con 2, ma questi sono passaggi del tutto superflui e non necessari, perché appunto supponiamo che non ci fosse coseno, che c'è insomma una x. Beh, è ovvio che un mezzo x più un mezzo x fa una singola x. È come dire, prendi mezza mela più mezza mela ti fa una mela. Cioè, diciamo, qui ho allungato il brodo giusto per fare altri passaggi, se qualcuno non è convinto, ma sono del tutto superflui. Quando si ha mezza cosa più mezza cosa fa una cosa intera. Nel nostro caso abbiamo mezzo coseno più mezzo coseno, abbiamo un coseno intero. Ecco come mai appunto la mia identità dà come risultato coseno di alfa. Quindi effettivamente ci siamo arrivati.